Benvenuti a Muoviamo le Acque per un'altra puntata. Oggi abbiamo un ospite speciale, Stefania Fenu, imprenditrice sarda che vive a Melbourne, è una trainer, è istruttrice, crea corsi per diverse scuole, poi ci dirà molto più nel dettaglio lei. Per quanto mi riguarda è un onore averla qua, è stato veramente un bell'incontro conoscere Stefania qui a Melbourne. Mi ha subito dato l'impressione della donna sarda che con una grandissima personalità, che si fa rispettare nel suo ambito e infatti sta facendo la differenza nel settore. Quindi subito la parola a Stefania, Stefania, ci presenti un attimo chi sei e cosa fai? Allora, sono Stefania, mi sembra di essere una di quei colloqui di lavoro, no? Chi sei? Dove ti vedi tra 5 anni? Mi chiamo Stefania, sono la managing director di una società che si chiama EduNomad. Noi disegniamo corsi online, corsi per face-to-face o blended learning. Lavoriamo in Australia, abbiamo appena iniziato a lavorare negli Stati Uniti. Abbiamo un paio di progetti adesso che stiamo seguendo nella fase iniziale in Laos, Cambogia e Vietnam, e quindi ci stiamo espandendo. E sì, è una bellissima avventura, molto molto bella. Complimenti, complimenti. Benvenuta Stefania, da Stefania. Bellissimo ritrovarci, comunque vedere come la Sardegna spopola in tutto il mondo. Abbiamo veramente delle grandi risorse che riusciamo a portare a creare valore ovunque andiamo. È bellissimo questo. Perciò grazie veramente per essere con noi e iniziamo appunto la nostra condivisione di visioni chiedendoti proprio qual è stata la tua visione, da cosa sei partita per questo bellissimo progetto che hai presentato? Una cosa molto semplice, e lo dico ai miei studenti, e Maurizio può testimoniare questo, che quando inizi un business devi essere molto chiaro sulle cose che ti muovono. Qual è il tuo perché? Allora, potrebbero essere i soldi, e va bene, il profitto, vuoi fare soldi, vuoi diventare ricco, va bene. Può essere il cambiamento, può essere l'avventura. Per me è la flessibilità. Ho dei genitori anziani in Sardegna, vivo in Australia da 16 anni, prima dell'Australia era Nuova Zelanda, e quindi si fa sentire adesso quella responsabilità del genitore che sai, quando torni poi a casa lo vedi sempre un po' più fragile, lo vedi sempre un po' più bisognoso delle tue attenzioni. Per carità, sono dei settantenni molto attivi, se papà sente questa intervista mi uccide, papà sei eccezionale. Però c'è questa responsabilità, questo sentire dire ma se succede qualcosa poi che faccio? Se ho un lavoro qui a Melbourne, io ho avuto dei lavori molto impegnativi di management qui in Australia, non posso prendere e partire. Quindi ho creato una società che può essere gestita da qualsiasi angolo del mondo. Ho creato quello che si chiama in gergo una business colony. Cioè noi siamo una società strutturata in un modo in cui noi lavoriamo a progetto e le persone che lavorano con noi lavorano a progetto. Non mi interessa quante ore lavori, se lavori alle 5 del mattino o alle 2 di notte, quello è il progetto, quella è la scadenza, fammi un buon lavoro e puoi stare nel team. Quindi sì, la flessibilità. Bellissimo, grazie. Grandissima Stefania, grazie di aver precisato che sono stato un grandissimo, ottimo alunno, modello. Fantastico, soprattutto quando arrivava alle 11 con la lezione che iniziava alle 9. Stefania, ho benissimo. una reputazione da difendere, grazie di aver Fortunatamente studente eccezionale, Quindi molto flessibile perciò, molto flessibile Maurizio. Era in linea con la mia visione, sì. Esatto, esatto, che è quella la cosa importante, ho visto la visione di Stefania e quindi è stato quello il motivo. Stai toccando punti veramente importanti che personalmente mi toccano perché ovviamente la situazione essendo lontani da casa
è molto importante quello di cui stai parlando. E sicuramente come noi ci sono un sacco di persone che che stanno cercando magari un'ispirazione e una via per creare magari appunto flessibilità come tu stai creando. Quindi la domanda è: come hai avviato? Da dove si parte? Si parte dal fatto che tieni gli occhi aperti. Alla prima occasione che succede la prendi. Io comunque sono una persona che è arrivata in Australia 16 anni fa. Parlo un inglese assolutamente perfetto, lo scrivo anche meglio. Ho lavorato tantissimo sull'inglese, ho evitato gli italiani come la morte per 3 anni, perché comunque volevo arrivare a un livello di inglese che era proficient, che mi permettesse di lavorare anche sull'accento. Ho sempre l'accento, però non così forte come all'inizio. E ovviamente se vado in un meeting, l'accento deve essere una cosa bella da sentire, ma non forte che poi gli altri non ti capiscono. Quindi deve essere una forza e non invece una debolezza. E bisogna lavorare tantissimo su questo. Io ho preso l'opportunità come sono arrivate. Lavoravo come amministratrice in un college, qualcuno ha chiesto, c'è qualcuno che vuole organizzare un evento. Io lavoravo in ospitale, ho detto, ma l'evento? Ho detto, sì, faccio io. Poi leggo, poi imparo. Però intanto, in un anno ero la event coordinator del college, ho fatto delle cose bellissime, ho lavorato con il governo del Vittoria, c'era quando c'è stato Black Friday, i fuochi in Melbourne che hanno ucciso tantissime persone. Noi con gli studenti siamo andati il giorno dopo con l'esercito, abbiamo creato le cucine, siamo stati in Flower Day per circa 2 mesi, abbiamo fatto delle cose stupende. Ho fatto degli eventi internazionali con gli studenti e da lì ho preso un lavoro in un'università australiana come amministratrice. Sono diventata team leader, poi serviva un manager, ho detto ma quasi quasi vado a fare il colloquio. E ci sono andata e ho preso il lavoro da manager e gestivo tre campus con un team di circa 35 persone. Quindi fatto quello, a un certo punto mi sono detta cosa faccio, cosa non faccio. Siccome mi piace tantissimo studiare, sono sempre stata abbastanza secchiona, ho pensato, ma sì, ma facciamo un MBA, che è così, no? Tanto l'età è quella giusta, facciamolo. Però l'MBA ti prende tempo. Col lavoro che avevo io all'università non potevo farlo. Allora ho fatto una scelta e mi sono licenziata. Mi sono licenziata e ho cominciato ad insegnare. Che una mia amica aveva un college a Melbourne e mi ha detto, ma senti, ma te che hai fatto eventi, eccetera, ma quasi quasi ci insegni project management. Non sapevo niente io di project management, cioè ancora il corso non l'avevo fatto. Ho detto, ma certamente sì, me lo faccio subito. Ho preso quel lavoro, poi mi ho detto, ma senti, ma quasi quasi ci scrivi un corso. Sì, sicuramente, no? Certo lo faccio, sì, poi studiare una settimana come si fa, che cosa vuol dire, che cosa serve, il panico. Quello, diciamo, è una cosa che ho imparato, mai dire no, c'è sempre il tempo comunque di imparare se l'opportunità arriva. Da lì ho comunque iniziato a disegnare corsi, sono diventata un sole trader che in Italia è la partita IVA, e poi dicembre del 2019 abbiamo aperto la PTY Ltd, che in Italia sarebbe una SRL, quindi siamo cresciuti. Quindi sì, non c'è stato proprio una pianificazione, cosa voglio fare, c'è stata una serie di opportunità che ho preso e che poi mi hanno portato dove sono. Esatto, poi sempre su questa linea della flessibilità e del movimento, come hai detto tu all'inizio l'hai usata questa parola, di come si sono mosse le acque e poi tu in qualche modo hai seguito questo flusso. È bellissimo quello che hai creato. E c'è sempre la curiosità di sapere chissà dove arriverò. Esatto. E se volessi raccontare anche delle difficoltà significative che ti hanno permesso anche di fare un salto di qualità, quali possono essere state? Ce le vuoi raccontare? Io sono un'introversa, non parlo tantissimo, non sono una che in una folla, cioè mi noti, perché sei sempre nell'angolo, sempre dietro, no?
Avere un business vuol dire parlare con tanta gente, Già. vuol dire fare Già. networking. Per una come me, cioè, quella è stata una difficoltà enorme, devo dire, e farlo poi in una lingua che comunque non è la mia. Però sì, sono riuscita a farla e ho trovato i miei meccanismi, so come farmi passare le paure, come convincermi. Ci sono delle tecniche che si usano e, e niente, adesso sono molto, molto tranquilla quando parlo con altre persone. Però ecco, magari alla fine della giornata non parlo con nessuno perché essendo un'introversa l'energia è andata totalmente fuori e devi un attimino rigenerarti. Però quella è la difficoltà forse più grande, è stata uscire dalla mia comfort zone. È sempre bello vedere qualcuno che racconta com'era prima. Tu immaginati, io Stefania l'ho conosciuta che stava mettendo in riga 20 persone in una classe con super a suo agio facendo questo, o almeno traspariva quello, ed è sempre bello far vedere, secondo me, da dove si è partiti. E Ste, sempre riguardo a questa parte qui, come l'hai superata questa difficoltà? Come l'hai superata tecnicamente? Allora, ci sono diverse tecniche per posare, scusa, questa è l'insegnante, viene fuori adesso. Ci sono diverse tecniche. Io uso quella, per esempio, della respirazione, quindi nello stesso modo in cui si fa meditazione, la respirazione calma. Il bicchiere d'acqua sempre, quando si va a fare un colloquio, quando si incontra gente, il bicchiere d'acqua assolutamente sempre. Vestirsi in modo confortevole, perché comunque aiuta la postura, perché non c'è niente di peggio di qualcuno che ti parla così. Quindi un po' di fiducia in te stessi, fai vedere che sei sicuro, ma soprattutto ripetersi, prima di entrare in una stanza piena di gente, quanto sei bravo e quanto sai. E lo so che sembra una cosa stupida, però dirselo aiuta. Non lo è affatto. È vero. È vero. Addirittura, adesso mi hai ricordato, durante un corso che avevo fatto per il public speaking, perché anche io ho un po' questo lato un po' introverso. Queste Stefanie. È vero, che hanno un sacco di idee, però ogni tanto ci mettono un po' a farle venire fuori, e durante questo corso consigliavano di assumere la posizione dell'eroe, e perciò proprio dei grandi personaggi con le mani, i pugni sui fianchi, pronti per spaccare tutto. E quella era la sensazione, la carica per poter poi esporsi al pubblico e dare il meglio. E questo lo fa tanto. E anche infilarsi nelle conversazioni, cioè io mi sono veramente allenata a farlo, per persone che parlano, perché quella è la cosa più difficile. Le persone che parlano, sì. Tu non sei nel gruppo, allora ho imparato a infilarmi e dire come state? Sono Stefania, piacere. Di cosa state parlando? E piano piano ho imparato e adesso mi sento molto più a mio agio. Inserendoti, sì. Inserendoti, sì. Sì. Sì, ascolta, adesso la tua visione com'è che sta evolvendo? A che cosa ti stai aprendo? Ma noi diciamo che con Edinomad poi, come tutti gli imprenditori, il piano non è quello di tenere il business e di venderlo a un certo punto. Bisogna sempre iniziare un business con l'idea di quando lo vendo, come lo vendo. Abbiamo un exit strategy. E, quindi probabilmente tra 5 anni, se riesco a farlo crescere abbastanza, l'idea è quella di venderla a una società molto più grande della mia, che comprerebbe le risorse, il know-how e via. In termini di visione è crescere globalmente, probabilmente. Quindi avere un team internazionale. Noi siamo sempre alla ricerca di persone valide che vogliono lavorare con noi. E poi fare qualcosa con la Sardegna sarebbe bello. E qui... Mi sa che abbiamo un po' di risorse, ce le abbiamo, secondo me. E qui le acque si stanno muovendo riguardo quello. Sì.
Quindi hai detto che stai sempre cercando persone che hanno competenze, che hanno voglia di collaborare, voglia di fare. Per tutte quelle persone che sono collegate, che stanno guardando questo video, che consiglio gli daresti a queste persone? Se vogliono lavorare con noi, devono essere persone che, diciamo, hanno come valore la qualità. Attenzione ai dettagli, perché noi abbiamo un brand che è di qualità. C'è tantissima competizione nel settore in cui lavoriamo noi, eppure noi abbiamo contratti firmati fino al 2022 e abbiamo una waiting list. Ok. E non siamo economici. La ragione è perché abbiamo un certo standard, è perché non cediamo ai compromessi, crediamo in quello che facciamo. Se disegniamo un corso deve essere di ottima qualità. Quindi deve essere una persona che mette la qualità prima, una persona che non si piange addosso, una persona che ha creatività e una persona che ha voglia di rimboccarsi le maniche. Sinceramente non c'è tempo di fare il mentore, il coaching, eccetera. Io sono una brava leader e sicuramente il mio personale lo istruisco nel modo migliore. Però entrare in una società un attimino bisogna lavorare, bisogna essere indipendenti, ma soprattutto bisogna entrare con molta umiltà. Ecco, se qualcuno viene e ci dà l'impressione di uno che sa già tutto, no? Se noi siamo nel business dell'istruzione, sappiamo di non sapere, quindi c'è una certa umiltà che noi vogliamo nel nostro team. E poi prendersi anche un po' in giro ed essere persone gioviali che stanno bene nel team. Il nostro lavoro è un lavoro che può essere anche stressante perché è un lavoro a progetto, abbiamo la deadline, eccetera. Quindi sì, lavorare sotto pressione. È difficile trovare persone che lavorano con noi, ma quando le troviamo sono assolutamente eccezionali. Bellissimo, è molto stimolante questo, mi viene voglia di presentare un curriculum a voi. Sì, sì, sì. Ascolta, grazie veramente perché sì, adesso anche dentro la mia testa stanno venendo fuori un sacco di cose, sì, esatto, perché hai detto delle indicazioni importanti e penso che sia la caratteristica anche della nostra generazione, lo vediamo già quello che tu hai creato, Maurizio ha creato in Australia, poi questa cosa che stiamo creando, c'è necessità appunto di muovere e di dare spazio alla creatività e trasformare questa crisi o le varie crisi o momenti di difficoltà in opportunità. E secondo me lo stiamo facendo e ci stiamo riuscendo in questo intento. Sì, e perciò adesso che cosa ti aspetta di nuovo? Come stavi accennando a paesi come il Cambogia, il Laos. Sì, perché c'è una ragione per cui ho chiamato il business EduNomad. Ho scelto un nome che fosse flessibile, perché l'idea, il concetto, la filosofia dietro EduNomad è molto ampia. Però quando si costruisce un business deve iniziare dal piccolo, devi lavorare sulle radici, perché altrimenti non cresce niente. Perché la ragione principale per cui il business non funziona non è il cash flow, è l'overgrowth, cioè il business cresce troppo velocemente. Quindi la struttura serve. Per noi quest'anno è stato un anno molto particolare, perché il Covid ci ha portato un sacco di contratti, cioè noi non ci aspettavamo, e siamo trovati a febbraio che tutti volevano mettere i corsi online, che è quello che facciamo noi poi. Sì. E per me è stato difficile dire no, ma io ho detto no ad alcuni clienti, perché non volevo trovarmi in una situazione in cui poi il business non funzionava, venivano a lavorare delle persone che non erano pronte, il progetto non era della qualità, e allora il brand va giù. Noi abbiamo un website, ma non lo usiamo, abbiamo 3 paginette lì, giusto come
dire che siamo lì. Noi lavoriamo con word of mouth, ci conoscono e ci chiamano. Quindi sì, lavorare con tantissime NGO probabilmente dall'anno prossimo, perché ci piacerebbe lavorare progetti interessanti e belli. Facciamo pagare i clienti che possono pagare. E poi lavoriamo magari con delle NGO, con dei non profit che possiamo aiutare. Quella è la visione del futuro. Quindi vediamo come va. L'anno prossimo sarà un anno di crescita, abbiamo un bel piano. Vediamo come va. Grandissima. Bellissimo. Penso che in questi, quanto è che siamo? 20 minuti, hai dato una marea di spunti per chi ha, sai come si dice, no? Chi ha orecchie per intendere, intenda. Penso che le persone che hanno, che vedono la vita dal giusto punto di vista prenderanno un sacco di informazioni, di spunti e di ispirazione da tutto quello che hai condiviso con noi. Quindi grazie mille. Per me sono stati 20 minuti veramente di grande valore. Non so se Stefania hai qualcosa da dire a noi prima di salutarci su come possiamo, perché anche noi siamo un'associazione, un movimento che siamo nati avanti ieri, cioè siamo appena nati e stiamo sempre cercando feedback da persone che hanno più esperienza di noi e quindi chi meglio di te darci un feedback riguardo a quello che stiamo facendo e come possiamo migliorarlo. Allora, io sono una grande fan di quello che state facendo, per una ragione molto semplice. Voi ispirate. E tante volte ci sono delle situazioni in cui le persone non vedono al di là del presente o al di là delle quattro mura in cui sono. Non per colpa loro, ma perché la situazione è talmente pesante. Avere delle persone come voi che cercano di muovere le acque, che portano delle persone diverse a parlare, a condividere le loro esperienze. Ecco, magari voi riuscite a toccare alcune persone che dicono ma sai che c'è? Sai che c'è? Forse domani inizio il mio giorno in un modo diverso. Forse gli occhi li apro domani. Forse chiamo quella persona. Forse mi interessa di un'azienda. E lo dico da sarda, perché in Sardegna, come sappiamo, la situazione non è delle migliori. Io vengo dal Sulcis, che è probabilmente la provincia più, penso sia la provincia più povera d'Italia. Sì, è vero. Con tantissimi problemi ambientali per quello che è stato poi il polo industriale di Portoscuso. Stefania, tu sei una biologa, probabilmente sai molto bene di cosa parlo. Confermo. E quando io torno nella mia città natale, che è la città di Carbonia, mi piange il cuore, perché io vengo da una bellissima storia al liceo Amaldi, con le persone nella mia classe e di tante speranze, ma era la mia generazione, sono cambiate tantissime cose da allora. E penso che persone come voi dicono a tanti ragazzi, sardi o non sardi? Ragazzi, l'opportunità c'è. Sì. A volte si tratta di crederci, si tratta di fare il primo passo. Una volta che fai il primo passo, poi le opportunità le vedi. E ci sono persone come noi che sinceramente siamo disponibili anche a dare un consiglio. Io dico sempre, mandatemi una mail, facciatemi su LinkedIn, un consiglio non costa assolutamente niente. E quindi vi ringrazio, perché secondo me dei movimenti come il vostro fanno veramente la differenza e la fanno per delle persone che vi dico probabilmente non riescono a vedere e voi gli date quella luce di cui hanno bisogno. Grazie, sono onoratissima e sono bellissime le tue parole e mi danno ancora di più la grinta, la determinazione, la volontà di andare avanti e continuare a muovere le acque. Grazie, io vi dico ragazzi, se avete bisogno io ci sono, l'anno prossimo parliamone, magari facciamo una piccola sponsorizzazione per qualche progetto, vediamo se troviamo delle belle menti in Sardegna che
che magari vengono fuori con un'idea, con un progetto e li possiamo seguire insieme. Sì, ma qualcosa c'è, secondo me, guarda, post intervista condividiamo. Vedi, l'opportunità c'è sempre, Esatto. basta parlare. Esatto, bellissimo. Va bene, allora salutiamo tutti, noi sequestreremo Stefania adesso per un'altra decina di dietro le quinte. Grazie Stefania e Grazie a voi. grazie a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie.